Se questo era il kit portatile di microfoni senza fili che usavo prima, beh, questo è quello nuovo. Guardate quanto è più piccolo. Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online gratuito di Player 2 Lighting. In questo video parliamo dei nuovi microfoni senza fili della Hollyland, i Lark M1. In breve, questi microfoni sono davvero microscopici e sono davvero comodi da utilizzare. Infatti ho ricominciato a fare vlog quasi giornalmente perché mi basta tirarli fuori da questa custodia che li ricarica anche, collegarli e sono pronto a fare un nuovo video. Il prezzo secondo me è corretto perché è di circa 145 euro per tutto il kit e la qualità dell'audio per questa fascia di prezzo e tipologia di microfoni è buona, è chiaramente un po' ovattata, ma questa è una cosa che possiamo facilmente correggere in post-produzione. Nel kit troviamo la custodia che fa anche da caricatore, due trasmettitori, un ricevitore, i vari cavi di collegamento, due antivento e il manuale di istruzioni. Il tutto può essere portato in una comoda borsetta che si chiude con una zip. Facoltativamente si possono acquistare anche dei cavi per collegare questo sistema a dispositivi Android o Apple. Rispetto ai Lark 150 di cui abbiamo già parlato, oltre a essere molto più piccoli, hanno anche una durata maggiore. Infatti sia ricevitore che trasmettitore dovrebbero durare circa 8 ore con la possibilità di ricaricare tutti e tre 2 volte utilizzando la custodia caricabatterie. Essendo il ricevitore così piccolo sono perfetti per delle action camera, in questo caso sto usando la GoPro 10 con il Media Mod attaccando il ricevitore di lato. Il vantaggio di utilizzare un microfono wireless anche con le action camera è che possiamo cambiare inquadrature e magari inquadrare lo scenario davanti a noi senza perdere il volume della nostra voce o dover macchinare con il microfono sopra l'action camera. Un altro vantaggio è che il segnale regge fino a 40 metri anche quando ci sono ostacoli tra noi e il ricevitore e fino a 200 metri invece se il segnale è libero, quindi non ci sono ostacoli e non siamo girati di spalle per esempio. È importante ricordare che quando siamo in esterno conviene sempre usare l'antivento per evitare che l'aria che sbatte sul microfono crei dei fastidiosi picchi che sono irrecuperabili poi in fase di post-produzione. Questo piccolo tastino sul trasmettitore è la funzione di riduzione rumore. Se lo premiamo, la luce del trasmettitore diventa verde e a questo punto i microfoni cercano di togliere automaticamente tutto il rumore ambientale nella registrazione che stiamo facendo, cercando di lasciare la nostra voce il più pulita possibile. Se da una parte è un'opzione molto comoda perché ci toglie lavoro e magari se siamo in una situazione veloce è comoda per far sentire quello che stiamo dicendo, dall'altra parte è un'operazione fatta un po' diciamo in maniera aggressiva sul suono e quindi il risultato è che la voce esce fuori un po' metallica, un po' meno umana. Sul ricevitore invece possiamo selezionare uno tra tre livelli di volume di registrazione premendo i due tastini oppure tenendone premuto uno possiamo passare dalla modalità mono dove ogni microfono viene registrato su un canale audio separato, quindi uno a destra e uno a sinistra, oppure stereo dove entrambi i microfoni, anche quando sono da soli, registrano contemporaneamente sia sul canale audio destro sia su quello sinistro. Tendenzialmente la modalità mono, se passiamo per un programma di montaggio, è quella migliore perché se utilizziamo tutti e due i microfoni abbiamo la possibilità di controllare separatamente le operazioni che facciamo sui due microfoni, quindi volendo possiamo anche in alcune zone interrompere un microfono e questo può essere comodo se stiamo registrando un'intervista oppure un vlog a due persone. Un problema che ho avuto con questo sistema è che il volume sul ricevitore non è indicato in nessun modo, quindi quando spingo i tasti non riesco a capire se sto facendo effettivamente qualcosa e per sicurezza ormai mi sono abituato a non toccare niente, usare il volume medio standard e cercare di aggiustare il volume di registrazione direttamente dalla macchina fotografica. Allo stesso modo non c'è nessun indicatore sullo stato di carica della batteria, quindi lampeggia rosso o almeno si illumina il LED di rosso solamente quando ormai la batteria è scarica e non possiamo mai sapere quanta autonomia abbiamo ancora. La differenza maggiore con sistemi più costosi come i Lark 150 è che sui trasmettitori dell'Arc M1 non c'è un jack audio, quindi non possiamo collegare per esempio dei microfoni da giacca per aumentare la qualità dell'audio e nasconderli meglio. Riguardo la qualità dell'audio, chiaramente questa è una limitazione, però per quanto riguarda la visibilità dei microfoni, considerate che in questo caso io li ho resi piuttosto evidenti per farvi vedere insomma durante la recensione di cosa si sta parlando, ma volendo
volendo si possono attaccare sottosopra in modo che si veda soltanto la linguetta, oppure possiamo nasconderli nel risvolto di una giacca o nelle pieghe di una felpa. In conclusione penso si sia capito che i Lark M1 mi sono piaciuti davvero tanto. Sono comodi, senza fronzoli, li tiri fuori dalla custodia, agganci a macchina fotografica e qualche parte dei vestiti e sei pronto a registrare. Al momento sul mercato esistono tantissimi altri modelli da Rode, DJI che sono tutti quanti validi, quindi si tratta sempre di trovare il bilanciamento giusto tra le funzioni che cerchiamo e il prezzo. Gli M1 hanno un prezzo più che buono, a 145 euro per il kit completo, e se non abbiamo esigenze troppo particolari o professionali, secondo me li possiamo utilizzare anche in ambito lavorativo. Penso magari a matrimoni oppure a interviste di società, video aziendali. Questo genere di cose funzionano benissimo e chiaramente per vlog o video su YouTube sono comodi e faranno il loro lavoro, insomma. Per questo video è tutto, come sempre grazie per averlo visto e ci vediamo al prossimo. Facoltativamente. Facoltativamente. Niente, non ci riuscirò mai.